Oggi voglio affrontare un tema molto importante che riguarda il presente e soprattutto il futuro del calcio giovanile, l'accessibilità allo sport. Quando parliamo di crisi del calcio, spesso ci concentriamo sui risultati, sulla formazione tecnica, sulla mancanza di talenti o sui problemi organizzativi. Ma c'è un aspetto di cui si parla ancora troppo poco. Sempre più famiglie fanno fatica a sostenere economicamente la pratica sportiva dei propri figli. In Italia questo è abbastanza consolidato e questo è un problema comunque enorme, perché se un ragazzo o una ragazza smette di giocare non per mancanza di passione, ma per motivi economici, allora il problema non è solo sportivo, è sociale, è culturale. Lo sport, e in questo caso il calcio, non dovrebbe essere un privilegio per pochi, dovrebbe essere un'opportunità accessibile assolutamente a tutti, anche perché oggi sappiamo benissimo che lo sport non significa soltanto agonismo, significa salute, educazione, inclusione, crescita personale, socialità, rispetto delle regole e del benessere psicofisico. Ed è proprio per questo che il diritto allo sport assume un valore fondamentale. Con la recente modifica della Costituzione italiana attraverso l'articolo 33, la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Questo significa che lo sport non è più considerato semplicemente un'attività extra, un qualcosa di divertente ma è superfluo, è qualcosa che ha un valore pubblico e sociale riconosciuto ufficialmente. Però adesso serve un passaggio fondamentale: trasformare i principi in azioni concrete. Io non ho la soluzione definitiva a tutto, non penso esista una soluzione semplice per un problema così complesso, ma credo che sia necessario iniziare a parlarne seriamente e soprattutto proporre idee concrete. Personalmente la prima idea riguarda direttamente lo Stato. Secondo me, è un mio parere, lo Stato dovrebbe diventare promotore attivo o potrebbe diventare promotore attivo dello sport giovanile, se realmente gli interessa, sostenendo economicamente le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive che svolgono attività educativa e sociale sul territorio. Parliamo di ASD e SSD che ogni giorno lavorano con bambini e ragazzi, spesso grazie all'impegno di persone che dedicano tempo, energie, competenze con enormi difficoltà economiche da parte delle associazioni. L'obiettivo dovrebbe essere molto chiaro: aiutare concretamente le famiglie che non possono permettersi il costo della scuola calcio, ad esempio. E attenzione, non sto parlando di distinguere tra scuole calcio care o economiche. Per alcune famiglie anche una quota minima può diventare un problema. Quindi la questione va affrontata a 360 gradi. Oggi esistono già iniziative positive in alcune regioni o province, spesso legate all'ISE familiare, ma il punto è proprio questo: non può dipendere dal territorio in cui si vive. Serve una visione nazionale, un progetto globale. Serve un sistema strutturato, stabile, accessibile ovunque in Italia che permetta a ogni ragazzo e ragazza di praticare sport indipendentemente dalla situazione economica familiare. Perché il talento può nascere, ragazzi, ovunque, quindi non solo da chi si può permettere di coltivarlo, ma soprattutto perché il diritto di fare sport dovrebbe appartenere a tutti, non soltanto alle persone più abbienti. La seconda idea però riguarda invece il calcio professionistico. Il calcio professionistico muove cifre enormi in Italia. Parliamo di sponsor, diritti televisivi, trasferimenti, ingaggi e contratti milionari.
Certo, non tutto il calcio professionistico è così, ma vive bene. E allora credo che una parte di questo sistema debba assumersi una responsabilità concreta verso il movimento, di base dell'attività, perché senza settore giovanile non esisterà futuro e senza le piccole società del territorio il calcio professionistico spesso non esisterebbe. È vero che solo pochi diventano professionisti, però per questo motivo penso che si potrebbe introdurre una piccola quota percentuale obbligatoria all'interno del sistema professionistico dei contratti professionistici, ad esempio della FIGC per il calcio, da destinare direttamente alle società che svolgono attività di settore giovanile, magari anche non solo dirette al calcio. Una quota minima per il professionismo, ma potenzialmente enorme per le realtà dilettantistiche. Può essere veramente un grande aiuto. E la cosa importante sarebbe la distribuzione equa, non un sistema basato soltanto sui risultati o sulla categoria, ma un sostegno concreto a chi ogni giorno lavora davvero con i ragazzi. Perché oggi molte società sopravvivono grazie ai sacrifici delle famiglie, dei dirigenti e degli allenatori. E questo modello, nel lungo periodo, rischia di diventare insostenibile. Se vogliamo un calcio più sano, più inclusivo, più educativo e col tempo anche più, ehm, diciamo, dove possiamo veramente ritornare a quelli che eravamo un tempo, allora dobbiamo investire sulle attività di base, non soltanto nelle strutture, non soltanto nei grandi eventi, ma nelle persone. Nei bambini che vogliono alla fine giocare a calcio, nelle ragazze che vogliono giocare a calcio e fare sport, nelle famiglie che cercano semplicemente un'opportunità educativa per i propri figli. Io credo che il calcio debba tornare a essere anche uno strumento sociale. Una volta si giocava nei cortili, per strada, adesso non si può più. Per quali ragioni? Tantissime. Un luogo, il calcio, dove nessuno però deve essere escluso per motivi economici. Non c'entra niente. Perché quando un ragazzo smette di fare sport, perdiamo tutti qualcosa. Perde la famiglia, perde la società sportiva, perde il territorio e perde anche il calcio stesso. E alla fine perde l'Italia. E allora forse il vero investimento sul futuro non è soltanto trovare il prossimo campione, ma permettere a tutti di avere la possibilità di provarci. Spero che questo video, aiuti a riflettere e arrivi alle persone che hanno la possibilità veramente di aiutare il sistema sportivo dilettantistico.